Siamo arrivati al secondo video sull'imperativo informale italiano e le cose si complicano un po'. Si complicano un po' perché inseriamo anche i pronomi. Ho fatto dei video in cui ho parlato dei pronomi diretti, dei pronomi indiretti, della particella ci e della particella ne. Li trovi tutti qui e metto anche i link in descrizione. Per capire la lezione di oggi è importante anche conoscere tutti questi pronomi. Che cosa succede quando usiamo un verbo all'imperativo e anche un pronome? Ti ricordo che i pronomi generalmente sono usati per sostituire qualcosa che abbiamo menzionato prima e non vogliamo ripetere. E funziona così ovviamente anche all'imperativo. Dove mettiamo i pronomi? Tutti i pronomi, diretti, indiretti, il ci e il ne, all'imperativo si trovano dopo il verbo. Li mettiamo alla fine del verbo. Ti ricordo che parliamo dell'imperativo informale. Vediamo degli esempi. Guardami. In questo caso significa guarda me. Il pronome è alla fine, guardami. Ecco Giulia, parlale. In questo caso il pronome le significa a lei, a Giulia. Non voglio ripetere a Giulia e quindi uso il pronome le e si attacca alla fine del verbo. Non è un termine tecnico attaccare, ma è per farmi capire. Ragazzi, ho preparato una torta. Mangiatela pure. La è il pronome che sostituisce la torta. Mangiatela. Matera è bellissima. Andateci. Funziona così anche con il ci, che sostituisce un luogo. È un ci locativo e significa a Matera. Andateci. Se trovi le noci, comprane 1 chilo. Ne è la particella partitiva che indica la quantità di noci e quindi è comprane. Coniugo il verbo comprare all'imperativo, compra, e aggiungo la particella ne. Se c'è un problema, risolvetelo. Risolvetelo. Il lo è il pronome diretto che sostituisce il problema. Tutti i pronomi si trovano dopo il verbo. Ricordi, nel video precedente ho parlato di alcuni verbi irregolari che alla seconda persona dell'imperativo, tu, possono avere l'apostrofo, come va, fa, da, di, sta. Anche in questo caso il pronome si trova alla fine del verbo, ma raddoppiamo la consonante iniziale del pronome. Vediamo insieme degli esempi, così sarà più chiaro. Se ti piace Roma, vacci. In questo caso abbiamo l'imperativo di andare, va, il pronome ci che sostituisce Roma e raddoppio la C, vacci. È così solo con la seconda persona singolare, perché se ricordi, con il voi i verbi sono uguali al presente indicativo, quindi sarebbe andateci, andateci. Ma con la seconda persona singolare succede questo fenomeno interessantissimo. Va a Roma, vacci, con il verbo dare. Dammi una mano. In questo caso è l'imperativo di dare, da, e il pronome mi, dà una mano a me, sarebbe dammi una mano, ho raddoppiato la M. Con il verbo dire, parla con Sara e dille che la ami. L'imperativo di più il pronome le diventa dille. Le significa a lei, a Sara.
Ora capisci perché ti ho chiesto di ripassare i pronomi prima. Il verbo fare. Fa una torta, anzi, fanne due. Abbiamo l'imperativo di fare, fa una torta, e nel secondo verbo ho aggiunto la particella ne, che significa di torta, è il ne partitivo, e raddoppio la n, fanne due. Ultimo esempio con il verbo stare. Se vuoi stare a casa, stacci. In questo caso il ci è locativo e sostituisce a casa. Stacci. Se vogliamo fare un esempio con il voi, sappiamo che l'imperativo di stare alla seconda persona plurale è state, come al presente, e aggiungiamo il ci, stateci. Se volete stare a casa, stateci. Fate una torta, anzi, fatene due. Facile in questo caso. Il raddoppiamento si verifica quindi quando il pronome segue una forma irregolare di un verbo all'imperativo alla seconda persona singolare. Va, di, da, sta, fa. Non si verifica il raddoppiamento con il pronome gli, il pronome indiretto che significa a lui o a loro. Per esempio, se vedi Paolo, dagli i soldi. Dagli è formato dal verbo all'imperativo da più il pronome indiretto gli, che significa a lui. In questo caso, come vedi, non c'è alcun raddoppiamento. Abbiamo visto delle frasi affermative, tutte frasi affermative. Se però creiamo delle frasi negative con il non, la situazione non cambia, in realtà. Abbiamo due opzioni. Possiamo mantenere il pronome enclitico, quindi il pronome alla fine del verbo, o possiamo mettere il pronome prima del verbo. Per esempio, questo dolce è mio, non lo mangiate. Se voglio usare la seconda persona singolare, questo dolce è mio, non lo mangiare, perché ti ricordo che l'imperativo negativo della seconda persona singolare vuole l'infinito. In questo caso io ho messo il pronome prima del verbo, non lo mangiate, ma posso mantenere il pronome alla fine del verbo. Questo dolce è mio, non mangiatelo per il voi e non mangiarlo per il tu. Questa mostra non è interessante, non ci andate. O non ci andare se uso la seconda persona singolare. Ma è assolutamente naturale usare il pronome alla fine del verbo. Questa mostra non è interessante, non andateci o non andarci. Quindi l'informazione importante di questo video è che quando usiamo l'imperativo con i pronomi, il pronome si trova dopo il verbo, alla fine del verbo principale. C'è la torta, mangiatela. Questo è Luca, salutatelo. Volete stare a casa? Stateci. L'imperativo con il pronome ha il pronome alla fine del verbo. Se la frase è negativa, possiamo mantenere il pronome alla fine del verbo o metterlo prima del verbo. È una scelta. Aspetto le tue frasi e se vuoi più chiarimenti ti ricordo che il PDF con le spiegazioni è disponibile sulla mia pagina Patreon e trovi il link qui in descrizione. Aspetto di leggere le tue frasi con l'imperativo e i pronomi nella sezione dei commenti e se vuoi prova a usare questo tempo verbale anche con le particelle ci e ne. È una bella sfida. Ci vediamo al prossimo video.